Questa volta vi raccontiamo la storia di John Wayne Gacy, il serial killer che negli anni 70 fece tremare di paura gli Stati Uniti, arrestato per aver rapito, torturato, sodomizzato ed infine ucciso 33 persone, maschi, quasi tutti adolescenti. John nasce a Chicago nel 1942, il 17 marzo. Anche la sua infanzia, come quella di tutti i killer seriali, trattati fino ad ora, non fu tranquilla. Da bambino era cicciottello e subiva continue molestie fisiche e psichiche da parte del padre alcolizzato, che spesso lo colpiva ripetutamente con una cintura di cuoio. Le sorelle venivano tenute su un piedistallo, mentre lui, ridicolizzato e messo a paragone con loro. Veniva chiamato dal padre stupido grassone effeminato. Quando aveva 9 anni, fu violentato da un amico di famiglia, ma non lo raccontò mai ai genitori, per paura che il padre non gli credesse e lo picchiasse. A 11 anni poi, mentre era sull'altalena, cadde, sbatté violentemente la testa e questo gli causò un ematoma cranico che però non gli venne diagnosticato fino a 16 anni. In quel periodo continuava a soffrire di forti mal di testa e perdite temporanee della memoria. A 16 anni, poi, glielo rimossero chirurgicamente e in quell'occasione scoprirono un'insufficienza cardiaca che lo accompagnò per tutta la vita. Quando compì 18 anni, John iniziò a dedicarsi alla politica e lavorò come assistente di un candidato di quartiere del Partito Democratico. Più avanti lui stesso si candidò alle elezioni comunali, si laureò in economia e commercio e conobbe Marilyn Myers e dopo 9 mesi di fidanzamento si sposarono. Nello stesso anno ebbe il suo primo rapporto omosessuale. Si trovava a casa di un collega e dopo essersi ubriacati ebbe un rapporto orale consenziente con il ragazzo. 2 anni dopo, il padre di Marilyn gli diede l'incarico di gestire 3 fast food di sua proprietà e della catena Kentucky Fried Chicken in Iowa, offrendogli uno stipendio di tutto rispetto e una percentuale sugli incassi. Così John si trasferì in Iowa con la moglie e ben presto diventò un personaggio molto stimato da tutta la comunità di Waterloo. Ebbero 2 figli, Michael e Christine. E in questo periodo iniziarono i primi segnali di un'omosessualità latente e tenuta repressa. Iniziò a fare battute a sfondo sessuale ai suoi colleghi e quando loro si dimostravano infastiditi, la buttava sullo scherzo. Inoltre aveva iniziato a guardare tantissimo materiale pornografico omosessuale. Nel 1967 commise la sua prima aggressione sessuale. Un adolescente figlio di un suo amico. Lo attirò in casa con la scusa di mostrargli un film porno. Poi lo fece ubriacare e lo costrinse ad avere un rapporto orale. Seguirono poi altri ragazzini molestati sessualmente, fino a quando, l'anno successivo, il figlio del suo amico trovò il coraggio per raccontare tutto ai genitori e così venne denunciato ed arrestato. Lui negò tutto e volle sottoporsi alla macchina della verità, che però diede ragione all'accusa. Ci fu il processo nel 1968 e venne dichiarato colpevole di sodomia su minore e condannato a 10 anni. Lo stesso giorno della sentenza, la moglie chiese il divorzio e ovviamente John perse il lavoro nei ristoranti del suocero. In prigione si comportò molto bene, così, dopo solo 18 mesi, venne scarcerato sulla parola. Si trasferì a Chicago dalla madre. Il padre era già morto e trovò subito lavoro come aiuto cuoco in un ristorante della zona. Ma nel 1971 venne di nuovo accusato di molestie sessuali nei confronti di un minorenne. Accuse che però vennero ritirate perché il ragazzino non si presentò a processo e così fu rimesso in libertà. Con i soldi della madre comprò una casa e vi si trasferirono assieme. L'anno dopo John si sposò con una donna appena conosciuta che aveva 2 bambine piccole. Nello stesso anno fu accusato ancora di molestie nei confronti di un minore. Si era finto poliziotto e dopo averlo costretto a salire in auto si era fatto praticare un affellazzo. Ma le accuse caddero, perché Gacy pagò profumatamente la famiglia del ragazzino per ritirare la denuncia. Lasciò il lavoro di aiuto cuoco e aprì una sua impresa edile, la PDN Contractors, che si sviluppò fino a diventare un buon business. Un giorno John ed un suo dipendente dovettero andare in Florida per un lavoro e quella notte Gacy violentò il ragazzo che, da quella notte, non volle più dividere la camera con lui, ma andò a dormire in spiaggia. Non lo denunciò per non perdere il lavoro. Nel 1976 Gacy, che aveva confessato la sua bisessualità alla seconda moglie, decise che non avrebbe mai più fatto sesso con lei e così divorziarono. John era diventato molto attivo nel sociale e si offriva di intrattenere i bambini durante le feste, vestito da clown, e si esibiva anche negli ospedali per i bambini malati.
Per il suo personaggio, Pogo il Clown, disegnò personalmente i vestiti e inventò il trucco. A inizio 1972, John Gacy prelevò un ragazzino dalla fermata dell'autobus e lo convinse a dormire a casa sua. Il mattino seguente, al risveglio, questo è quello che ha raccontato lui, si spaventò vedendo il ragazzo con un coltello in mano e, non avendo capito subito che stava preparando la colazione per entrambi, nacque una colluttazione e Gacy lo coltellò più volte al petto e lo seppellì in cantina, chiudendo la fossa con del cemento. Dopo questo fatto si accorse di aver avuto un orgasmo mentre uccideva il ragazzo e proprio per questo iniziò la lunga catena di omicidi. Il secondo ragazzo ucciso aveva 15 anni, lo strangolò e poi lo rinchiuse in un armadio, prima di seppellirlo in giardino vicino al barbecue. Il lavoro intanto andava molto bene. Tutti i suoi operai erano ragazzini di strada, senza soldi e alcuni senza famiglia, così poteva abusare di loro senza troppi problemi. Dopo il divorzio, avendo la casa libera, iniziò ad uccidere molto frequentemente. Li violentava, li uccideva e i cadaveri venivano sepolti in cantina, in una fossa comune sotto la lavanderia o in giardino. Le ultime vittime furono gettate nel fiume Des Plaines. Nel 1978, un quindicenne che lavorava in una farmacia raccontò agli amici che aveva conosciuto il proprietario dell'impresa edile PDM e che aveva dato un appuntamento proprio quella sera per essere assunto nella sua ditta. Dopo la scomparsa, gli amici raccontarono questo fatto alla polizia, che andò subito a casa di John Gacy per interrogarlo. Appena entrati, sentirono una fortissima puzza di putrefazione, che lui giustificò dicendo di avere problemi con la fogna, ma gli agenti scoprirono i corpi nella cantina e poi anche gli altri. In carcere John cercò di ottenere l'infermità mentale, dicendo di avere una doppia personalità, e il malvagio sarebbe stato il suo alter ego Jack, ma non gli credette nessuno. Successivamente confessò di aver gettato altri corpi nel fiume Des Plaines. Il 13 marzo 1980 venne condannato a morte e il 10 maggio 1994 morì per iniezione letale. Prima di morire disse all'avvocato: «Prendervi la mia vita non compenserà la perdita delle altre», e accusò lo Stato di essere a sua volta un killer perché lo stava assassinando. Le sue ultime parole furono «Kiss my ass», baciatemi il culo. Certo che il film di Stephen King, It, dopo questa storia, si carica ancor più di orrore e terrore. Non credete?